Troppo buoni i cannelloni ripieni con la carne. Buongiorno a tutti amici, oggi vi propongo un primo piatto davvero da leccarsi i baffi. I cannelloni, come resistere? Così cremosi e gustosi, piaceranno a tutti e tutti faranno il bis. Iniziamo preparando il sugo. Soffriggiamo mezza cipolla e un pezzetto di sedano tritati. Aggiungiamo 800 g di pomodori pelati, mezzo bicchiere di acqua, basilico, sale quanto basta e lasciamo cuocere per circa 30 minuti, dopodiché possiamo frullare il tutto. Nel frattempo ci dedichiamo alla besciamella. Mescoliamo 40 g di farina con un po' di latte. Quando i grumi si saranno sciolti, aggiungiamo il restante latte, circa 500 g. Aggiustiamo di sale, aggiungiamo la noce moscata e mescoliamo fino a che la besciamella sarà densa. Prendiamo una terrina, versiamo all'interno 500 g di carne macinata e 500 g di besciamella. Mescoliamo bene. Aggiustiamo di sale. Un bel pizzico di noce moscata. Aggiungiamo 6 cucchiai di parmigiano. Amalgamiamo bene. E aggiungiamo altri 4 cucchiai di parmigiano, quindi in totale sono 10 cucchiai. L'ultimo ingrediente che andremo ad utilizzare è l'uovo. Dopo aver sgusciato le uova, laviamoci bene le mani per non contaminare tutte le altre superfici. Questo è un ripieno davvero molto cremoso e golosissimo. L'ho visto fare a una signora bolognese e devo dirvi la verità, è davvero buono, da provare. Prendiamo una pirofila. Versiamo all'interno qualche mestolo di sugo che, come vedete, ho già frullato. Prendiamo una confezione di cannelloni secchi e li andiamo a riempire in questo modo super pratico e super veloce. Ho inserito il ripieno all'interno di una sacca poche, usa e getta. Non ci resta altro che far fuoriuscire il ripieno direttamente all'interno del cannellone. Così il lavoro sarà velocissimo, pratico e non andremo a sporcare nulla. Che ne dite? Vi piace questo metodo? Lo utilizzate anche voi? Fatemelo sapere qua giù con un commento. E se questo video vi sta piacendo, lasciate un bel like per supportare il mio canale. E se non siete iscritti, siete i benvenuti. Lo sapete, mi fa sempre tanto piacere quando vi iscrivete e poi magari vi presentate, così ci possiamo conoscere. Continuiamo così fino a terminare tutta la nostra teglia.
Come vedete, sto cercando di lasciare un po' di spazio tra un cannellone e l'altro. In questo modo non verranno troppo appiccicati e resteranno belli cremosi e pieni di sugo. Inoltre voglio informarvi che ci verranno 2 teglie di questa dimensione, quindi basteranno per circa 12 persone. Per queste cene e per questi pranzi natalizi sono davvero perfetti, anche per Capodanno. La cosa bella di questi piatti è che piacciono sempre davvero a tutti. Poi, se abbiamo un invitato che magari è vegetariano, vi propongo anche i cannelloni ricotta e spinaci che ho già fatto e vi lascio il link qua giù nel box informazioni se volete andare a vederli. Tutti questi piatti, i cannelloni, le lasagne, sono tutte cose che possiamo preparare in anticipo e poi congelare, così li avremo già pronti quando ci serviranno. Terminiamo quindi i nostri cannelloni con uno strato generoso di besciamella, di pomodoro e naturalmente di parmigiano per far fare una bella gratinatura in forno eccezionale. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 220 gradi per 30 minuti. E voilà, i nostri cannelloni sono pronti. In cucina c'è un profumino davvero pazzesco. Sono così cremosi e così buoni che mi viene voglia di mangiarli tutti. Guardate, super soffici. Che golosità! Bene amici, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così ricordate di lasciare un bel like a questo video, di iscrivervi al mio canale, di commentare per farmi sapere se la ricetta vi è piaciuta e se vi va potete condividerla con i vostri amici. Basterà cliccare sul bottoncino che trovate in giù, condividere. Io vi aspetto domani con una nuova videoricetta. Se non ci sarete vi faccio già tantissimi auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Un grandissimo abbraccio e a presto. Ciao!